Ragazzacci, ma che presentazione fai? Prova a manicomio. Come state? Benvenuti. Io come sempre vedo solo i commenti risaltati in live, così che scusate se non vi saluto, ma non vedo la chat. Nonostante abbia due cellulari e un computer per fare questa live attaccati. Buonasera a tutti, ciao Angelo. Tommaso Guerrini, stavamo parlando finora. Ciao Tommasone. Alex, buonasera. Vicchio, grandissimo, ciao. Allora, cominciamo a presentarvi un po' i prodottini, se no la facciamo lunga stasera. Allora, come avete visto dall'introduzione, ciao Stefano, oggi volevo provare uno dei 4 saponi che mi è arrivato, ciao Davide, dell'Apocalipsi. Come potete vedere, se la regia, grazie Izzy, me lo inquadra, Bannister Mann ha fatto 4 saponi ispirandosi ai 4 cavalieri dell'Apocalipsi, no? Della Bibbia. Allora, usiamo uno di questi saponi oggi, non si possono usare tutti e 4. Ciao Raffa. E lo abbiamo abbinato, abbiamo avuto un'idea con Izzy di abbinarlo a un rasoio, diciamo, abbastanza violento, aggressivo, efficace. Quali sono i 4 rasoi che abbiamo? Allora, il primo rasoio, questo è l'Home con gap 1,70. Sicuramente un rasoio, diciamo, abbastanza impegnativo. Vediamo se ce la fa la camera a inquadrarlo. Questo l'abbiamo messo insieme a plug. Plug sarebbe plaga, e in italiano come sarebbe plaga in italiano? La peste. Allora, potete votare nella chat quale volete dei 4 rasoi che utilizzi stasera. Questo qua è ispirato, peste, a timo, salvia, rosmarino, lavanda, geranio, agrumi, resina e muschio. Ciao Antuono. Allora, la profumazione, ragazzi, non è che mi faccia impazzire. Si sente qualcosa di aromatico, Se dovessi dargli un voto da 0 a 10 direi 6 come profumazione, però certo lo sto annusando qua nel barattolino e poi magari montato cambia completamente. Allora, questa è l'opzione numero 1. Se scegliete il rasoio Home con gap 1,70, Hi Walker, lo usiamo con questo qua, con plug, con peste. Se scegliete il rasoio numero 2, questo è il fatidico Stirling, però oggi lo userei con piastra A, ok? Non con piastra super aggressiva, con la piastra aggressiva che già picchia, ragazzi. Allora, questo lo abbiamo associato con il cavallo guerra. Mi sono scritto un po' le profumazioni perché sono veramente complesse. Dirvi, cioè annusarle, dirvi di che sanno è difficilissimo. Veramente questa volta Bannister ha fatto qualcosa di veramente complesso. Allora, war, questo è metallo, polvere da sparo, olio per armi, cuoio, agrumi, resine, salvia e ambra. Infatti è un mischione, ragazzi, io non ci capisco niente, quindi non so nemmeno dirvi se sa di agrumi, di cuoio, questo è un mischione. Insomma, 5,5 ragazzi, da 0 a 10 li do come profumazione. Nel barattolino, ricordate, può cambiare completamente una volta montato. Terza opzione, quella che mi piace meno, sarebbe l'R41 GS tedesco. Questo è l'R41 però in versione acciaio, che ha il grande problema che pesa un botto, ragazzi. Per tenere mano leggera con questo qua è un casino. Questa però è la terza opzione. Allora, questo l'abbiamo messo con Famin, non so in inglese come si pronuncia, sarebbe in italiano, da quello che ho potuto vedere, carestia. Questa è la profumazione che più mi è piaciuta, ragazzi, delle 4. Questo è, fatemi vedere, rosa, gelsomino, vaniglia, cedro, agrumi, anche qui resina e muschio. Ecco, questa mi è sembrata molto interessante come profumazione. Mi ricorda un pochino Plug Doctor di Razorok, che mi piace un sacco, però questa è più complessa come profumazione. Questa gli do 8 al mio naso, mi è piaciuta veramente tanto questa. E la ultima opzione, questo è lo spagnolo, il Seigus Zeppelin, versione 2,
Questo è con la piastra 0909, che è la più aggressiva che c'è, sarebbe 090-090 di gap, perché loro fanno anche piastre miste, con gap misto. Questa è quella più aggressiva. Dei tre forse è quello più delicato, diciamo, dei 4 rasoi, e a lui l'abbiamo abbinato con Morte, DIT. Morte come profumazione ha bergamotto, un fiore che io credo che è un fiore che non conoscevo, l'abdano, magari chi di voi lo sa, sembra che una profumazione che usano molto in profumeria, l'abdano, non lo conoscevo. Muschio di quercia, paciulli, rosa vetiver, salvia e ambra. Ciao Steven. Allora, questa è la più leggera di tutte come profumazioni, però non mi dice granché. 5,5, 6 gli do, non gli do più di questo. Stefano dice R41, grazie, ti odio Carlo. Allora ragazzi, via, devo iniziare. Non so cosa avete scelto all'incirca nel chat. Francesco, se mi dici qual è quello più votato dei 4, così metto via il resto, gli montiamo la lametta. La lametta stavo pensando una Nasset, lamette che tagliano veramente bene. E vorrei usare questa per, su qualunque rasoio vinca, la montiamo quella lametta lì. Qual è la lametta, il rasoio che ha vinto? Così mettiamo via il resto e cominciamo a montare il sapone. Ragazzi, c'ho una voglia di farmi la barba, sono quasi 4 giorni che non mi facevo la barba. Non si vede tanto la barba perché ho molta barba bianca, però ragazzi, sono 2 o 3 giorni che sto a toccarmi la barba sognando di tagliarmela. Fatemela tagliare, per piacere. Fatemi godere questo momento. Allora ciao Fra, ciao a tutti, c'è diciamo, una tendenza fra 2 e 4 e scegli tu, dai. Stirling o... E o Zephyr? molti stanno optando per l'R41, E quindi se vuoi farti, diciamo, del male... Va bene. Allora andiamo di R41. Scegli tu. Andiamo di R41, vai, così sono contento perché perlomeno c'è il sapone più buono, che di quelli delle profumazioni che mi è piaciuta di più. Allora, fatemi mettere via il resto e andiamo di R41. Allora, togliamo la ciotola dall'acqua, prendiamo fatto io, ho preso un vecchio pennello e ci ho messo il cucchiaino cinese. Allora prendiamo il pezzettino e la pagina dove ho cercato i saponi, le profumazioni in americana, non specificava se era la Omnibus, ma sono quasi sicuro che la formula è la Omnibus di Stirling. Non credo che abbiano fatto una formula nuova quando è appena uscita la Omnibus. Immagino che deve essere questa qua, che è molto valida, una delle migliori attualmente in circolazione. Allora, come mia abitudine, sciogliamo un pochino il sapone in ciotola, così col pennello è molto più facile, comunque è abbastanza morbido come sapone. Allora, oggi, come deve essere apocalittica... Ciao Andrea! Allora, oggi mi tocca R41 GS, quello in acciaio, che era dei 4 quello che meno volevo, però non importa, andiamo con quello. Allora, montiamo una lametta. Scattare. Vediamo di non perdere la rondellina. Ok, rasoio contato. Ok, pennellino sintetico oggi per fare un po' prima. Pennellino alfa, questo l'ho vinto in un concorso in America. Non sapevo nemmeno che stavo partecipando. Mi è arrivata un'email che avevo vinto il pennello. Allora, cominciamo il montaggio e vediamo la profumazione come va. Allora, la profumazione si sente perché nonostante abbia la ciotola bella lontana, mi sta arrivando bella potente al naso.
Oggi mi sa che si verrà un po' di sangue. R41 no, fai finta che si salta la missione. Il problema è che non è l'R41 normale, che è un rasoio che mi ci trovo abbastanza bene. Il problema è che questo disgraziato pesa troppo. Il manico secondo me l'hanno fatto troppo peso. Infatti quando io uso questa testa in acciaio inossidabile ci monto il manico normale e mi trovo benissimo, ma con questo manico sì, ho abbandonato il pennello di Cashmere, se no sempre lo solito. Comunque sono innamorato di quel pennellino, mamma mia come mi piace. Io comprerò il 41 GS, lo voglio provare. È molto peso. La testa non è un pochino, appena appena la sento più efficace della normale. Qualcosa hanno cambiato nella geometria. Però va veramente bene. Però con il manico originale, facendo i 3 passaggi, specialmente in questa zona qua, ho un po' di difficoltà a mantenere la mano leggera. Poi oggi che non vedo niente, ancora peggio. Allora ragazzi, io direi che in ciotola ci siamo. Mi sono appena fatto il bagno, così che la doccia, il pelo non c'è bisogno di bagnarlo tanto. Allora, sì, mi ricorda tantissimo Plug Doctor di Razorok. Però con una nota Antuono, sta parlando con Antuono. Ha una nota, non lo so, forte di sottofondo che non è uguale a Plug Doctor. È la prima nota che sento è Plug Doctor, però poi viene fuori un'altra nota, forse floreale, però più fresca. Non è male la profumazione, comunque non è che sia una profumazione da lasciarmi a bocca aperta, No, per i 2000 iscritti ho uno Chavette inglese con punta piegata quasi a 45 gradi che è impossibile usarlo. Magari useremo quello. Provato una volta, è impossibile usarlo su uno. Sicuramente è stato fatto per barbieri per usarlo sul cliente per fargli la barba, e su uno stesso è quasi impossibile. Non riesco nemmeno ad andare in contropelo. Ciao Ivan! Allora, Barrister ragazzi, sapone, guardate che lavoro, che sapone che... E avete visto che ho messo anche abbastanza acqua in ciotola. E non lo so che ciuffo è questo, perché questo pennello, dicevo che l'ho vinto nel gruppo Shave the Dead, mi sembra che si chiama, è americano, e mi è arrivato il pennello così, non so che ciuffo è. Ciao Giuseppone, oggi vedi sangue Giuseppe. Allora il sapone sta montando ragazzi, è uno spettacolo, questi nuova formula Barrister sono veramente eccezionali. Guardate qua che... se a voi non vi succede quando vi state spennellando che vi viene un prurito da morire al naso, una cosa pazzesca. Mi sa che oggi con il GS, R41 GS, oggi sarà difficile. Allora ragazzi, guardate che schiuma che ha fatto, è una cosa pazzesca, eccezionale. Ho anche troppo sapone in faccia. Vediamo se lo togliamo con un pochino di acqua nel pennello, perché veramente ho montato una cosa pazzesca questo sapone. Attualmente non so cosa ne pensate, se li avete provati, ma questa formula Onimus di Barrister penso che non è seconda a nessuno. Allora ragazzi, Müller R41 GS, la metta Nasset, una stainless. Vediamo come va. Barba di quasi 4 giorni. Mai provato su barba di 4 giorni, ragazzi.
R41. Uno spettacolo. Uno spettacolo. Che spettacolo tagliarsi la barba di 4 giorni con l'R41, ragazzi. Che spettacolo. No, sentite come va, come falcia. Uno spettacolo. Bisognerebbe che noi appassionati ci nascesse la barba di 4 giorni in un giorno. Il problema è stare 4 giorni senza farsi la barba, razzo è sofferto. Sapete cos'è venire in bagno? Mi canta, venire in bagno, vedere tutti sti saponi, rasoi e non poter usarli per 4 giorni. No, è una tortura. Vai piano. No, è che è uno spettacolo, ragazzi. Allora, la profumazione del sapone non è male, eh? Se vi piace Plaque Doctor, ragazzi, questa profumazione fa per voi. Se non vi è piaciuto Plaque Doctor, se l'avete provato, lasciatela stare. Però se vi è piaciuto Plaque Doctor, ragazzi, me la sono goduta. Allora, la soia, ragazzi, la lametta si sente tutta. Continuo a credere che è troppo peso, questo R41 GS. Cioè, questa testina usata con un manico più leggero è sicuramente fantastica, però con questo manico, secondo me, secondo i miei gusti, e non amo i rasoi troppo leggeri, però è troppo pesante il rasoio. Mamma mia, ragazzi, cosa c'è nel lavandino. Mamma mia. Allora, verso del pelo, fantastico. Avete visto con che facilità il rasoio ha portato via una barba di praticamente 4 giorni, una barba anche dura, rossa. Una barba di cane vecchio, a 50 anni. Il sapone è fantastico, ragazzi. Guardate che sapone eccezionale. Cioè, questi hanno cambiato la formula per portarla in Italia. Sì, però un floreale come a fiori secchi, non un floreale a fiori freschi, ecco. Ve la ripeto, questa c'ha come piramide rosa, gelsomino, vaniglia, cedro, agrumi, resina e muschio. Allora, andiamo di traverso. Qui siamo un controfelo. Allora, con queste lamette, ragazzi, il rasoio rade che è una bellezza. Questo è il GS, quello in acciaio inossidabile. Cioè, verso del pelo, contropelo qui sulle guance, un pochino di contropelo qua sotto al collo, il rasoio si maneggia bene perché il peso lì non influisce tanto. Il problema per me è la zona delle curve qua del mento,
con questo rasoio così pesante e non vedendo niente nello specchio, perché fra la luce che ho e che non sto usando gli occhiali non mi rimane facile da usare. Magari se fossi in una sbarbata privata. Ciao Nicola. Che mi avvicino di più allo specchio, un pochino mi aiuto, però vi dico, ora sono veramente un pochino in difficoltà per il peso del rasoio. Magari è questione di abitudine. Oggi è la terza volta che lo uso e onestamente mi sto trovando un pochino meglio che la prima volta, le prime 2 volte. Però con il manico leggero onestamente vado molto meglio. Ciao Aldone. Allora, approfitto che Aldo è attaccato per invitarlo alla prossima live, dove vorrei che Aldo si facesse la barba con lo sciavetto. Vediamo se riusciamo a convincerlo che venga alla prossima live, invece di farmela io la barba, se la fa lui con lo sciavetto, perché lui ha una mano, ragazzi, con lo sciavetto micidiale. E così tanti di voi che si stanno avvicinando allo sciavetto magari gli chiedete qualche consiglio, perché veramente lui, nonostante non abbia tanto tempo, usando lo sciavetto ha una mano incredibile. Come saldatore c'ha una mano allenata. Sì, vogliamo Aldo. Allora ragazzi, verso il traverso è andato benissimo. Il rasoio taglia, che è fantastico, ragazzi. Certo, non sarebbe un rasoio che magari userei tutti i giorni, però ecco, una volta che magari ho la barba più lunga, è un rasoio che uno si diverte veramente. Anche se onestamente dovrei già essermi fermato, cioè quello che vado a fare ora è per la live, non ha veramente senso. Cioè già mi stavo toccando e sono liscio, ragazzi, va bene? Comunque andiamo a fare un po' di contropelo. Epidermide portata via con quello che rimaneva della barba. Pazzesco questo caso, ragazzi, pazzesco. Ecco, la differenza per esempio fra questo, vogliamo Aldo, sì lo portiamo il prossimo mercoledì, fra questo e il Consul, che con questo devo stare attento per arrivare a questo BBS, che BBS è pazzesco, ragazzi, sentite va, non c'è più nulla. Mentre col Consul, in spensieratezza, riesco a arrivare a questo stesso risultato. È la differenza. Certo, c'è anche una differenza di prezzo, specialmente su quello normale e questo, che è veramente esagerata, però ragazzi, cioè, se volete il risultato come un R41 con un rasoio delicato, Consul. Se l'amico Caccamo è ancora connesso, ve lo può dire. L'ha provato la settimana scorsa, mi sembra 2 settimane fa. Allora ragazzi, qui non c'è più nulla. Non c'è più nulla. Ci sciacquiamo e vediamo il risultato.
sono innamorato del console, sì. Allora, il risultato, ragazzi, pazzesco. Cioè, sono piallato. Nemmeno se pigio così sento barba. Anche la bazza, nonostante il peso sotto il collo, pazzesco. Cioè, il rasoio, ragazzi, è fra i più efficaci che c'è sul mercato. L'unica cosa, qui la lametta si sente tutta. Sì, tantissimo. Penso che fra tutti i saponi che sono venuti in Italia, americani, che hanno dovuto cambiare la formula, sono quelli che l'hanno azzeccata. Perché secondo me, in questo momento, non sono secondi a nessuno come Tallowati americani loro. Non so se avete visto la schiuma, ragazzi, che ha fatto questo sapone. Cioè, è una cosa, ora ci picchia parecchio la luce, è una schiuma eccezionale, ragazzi, eccezionale, eccezionale, eccezionale. Secondo me non sono secondi a nessuno in questo momento, fra gli americani. Allora, anche se Caccamo non vuole, diamo un colpettino di allume per sentire che dice la pelle. Oggi senza borotalco. Sto aspettando il borotalco della Pinaud. Bueno, sbrigati che credo che gliene è rimasto uno a Bruno. Non so se l'ha già venduto. Se non lo vuoi portare dall'America. No. Vabbè, dai, ti ho accontentato le ultime 2 live, non me le ero messe, fammelo mettere un pochino di allume oggi per sentire come va. Allora, ragazzi, sotto il collo un pochino sto sentendo l'allume e qui in zona baffi sto sentendo appena un pochino l'allume. Nelle guance no, perché riesco a tenere la mano lì, l'angolo perfetto, non ho avuto nessun problema. E anche sulla bazza non sto sentendo l'allume, sicché direi che è andata molto bene la sbarbata. Allora mi sciacquo. Via. No, credo che ho preso quello senza odore. Ho preso quello senza odore, credo, perché non sapevo che venivano profumati. Me l'avete scritto dopo e me ne sono accorto dopo. Però da quello che ho visto credo che è senza odore. E sarei anche contento se è quello senza odore, perché come dopo uso gli after preferirei fosse un neutro. Ragazzi, barbata fantastica. Io ora non mi vedo bene allo specchio, non mi sembra che siano usciti punti rossi. Sono un po' sorpreso perché la pelle veramente ancora non ce l'ho perfetta, anche se sto ritornando alla mia pelle di coccodrillo, però con tutti questi giorni di febbre, con il Covid, specialmente vicino alla bocca, ero molto irritato. Però oggi sono passato in contropelo e in traverso e non mi sono fatto punti rossi, sì che sto recuperando la mia pelle anche di coccodrillo. Barbata fantastica. Il rasoio, ragazzi, è fantastico. Sì, bellissimo. Sì. No, è che io con l'LR41 mi ci diverto, solo con questo qua un po' peso. Quando io sono in privato gli tolgo il manico e gli monto il manico normale e vado benissimo, con quello più leggero. Però oggi è andata veramente bene. Penso che sia tutta una questione di farci la mano. Incomincio a usarlo una settimana, poi non sento più il peso, ecco. Il problema è che cambiando tutti i giorni il rasoio... Sì, no, orribile, la pelle è orribile. Specialmente mio figlio che soffre di acne, gli è scoppiato fuori di tutto con questo Covid, come abbassa le difese. Infatti gli ho dovuto fare la barba io con mano libera, perché con mano libera, mano leggera, gli faccio meno danno che con la lametta. Con la lametta dentro, no, c'era la lametta, c'era. Ho detto che la barba è sparita. Allora, ragazzi, non ho l'after di lui, però come assomiglia a Plug Doctor, io andrei di Plug Doctor. Una bella botta alcolica.
una bella splashata alcolica con Plague Doctor. Allora, appena appena un pochino di bruciore in zona baffi e appena appena un pochino sotto il collo, che era dove avevo sentito anche l'allume. Zona guance, zona mento, perfetto. Un pochino differente la profumazione, però insomma qualcosa me lo ricorda del sapone con Plague Doctor. Un pochino più dolce questa rispetto a Plague Doctor, non è proprio uguale, però un pochino me l'ha ricordato, diciamo. Allora, ragazzi, se avete qualche domanda, se volete approfittare qualche minuto, come siamo qui in live, tanto sciacquo il pennello. Avete visto, ragazzi, che questi saponi della Barrister sono tanta roba e avete la fortuna di trovarli in Italia. Ora, sicuramente vi arriveranno anche queste 3 profumazioni. E sicuramente non sono fra le migliori che ha fatto Barrister, questo ve lo assicuro. Però sono profumazioni molto complesse, questo, ecco. Magari nasi più allenati che i miei alle profumazioni, magari gli piacciono più che a me. Questa è quella che mi è piaciuta più di tutti. Vado a mangiare. Ciao, grandissimo. Ciao, Andrea. Questa è quella che mi è piaciuta più di tutti. Le altre 3, insomma, un pochino meno che questa. La so, i ragazzi, tanta roba. Però vi sono onesto, io non spenderei tanti soldi nel GS. Proprio almeno se lo volete, perché usate solo l'R41 e volete la testina in acciaio. Però secondo me è più maneggevole quella normale. Io vi consiglio quella normale. Le vaniglie, buonissimo, buonissimo, buonissimo. Ecco, una cosa che io non so delle profumazioni vecchie con la nuova formula, se sono rimaste identiche alle vecchie, perché devo farlo, devo comprarne almeno 1 o 2, magari qualche sample se tirano fuori delle nuove con le nuove formule, perché non so se sono rimaste uguali le profumazioni o se hanno cambiato qualcosa. Consigliami uno. Guarda, delle profumazioni vecchie secondo me sono tutte buone, dipende quello che ti piace. Per esempio, se ti piace tabaccoso, questo qua. Se ti piace un tabaccoso, naturalmente le vostre in Italia hanno altre copertine, no? Però il nome è rimasto uguale. The Fuel Measure of Man. Questo è un tabaccoso secondo me spettacolare. Mi piace tantissimo. Tabacco come verde, con vaniglia, non so, ci sono altre profumazioni dietro, mi sembra ottimo. E quello che avevano scritto Sevillier anche mi sembra ottimo come profumazione. Il Bay Room di Barrister è anche ottimo. Ciao Antonio, è ottimo. Ce ne sono tanti ragazzi buoni di Barrister. Le cologne russe, quello che si chiama la cologna il profumo russo, quello che aveva prima un orso, ispirato a 4711, il famoso dopo barba, Polonia, eccezionale, mi piace tantissimo. No, non ho trovato nessun Barrister finora che mi abbia dato pizzicore, e a volte, per esempio i Pinnacle Grooming, alcuni Adriani Evans a me mi hanno bruciato, mi hanno dato bruciori in faccia. Con Barrister, con nessuno ho mai sentito bruciori, almeno io, che ti dico che con qualche sapone sì ho avuto problemi, però con loro mai, mai. Nemmeno con questo, che forse è il più forte di tutti. Ecco, se avete magari problemi con oli essenziali, cose così, evitate questo magari. Questo è quello più sparato di tutti, di quelli che ho provato di loro. Però nemmeno questo mi ha dato bruciore in faccia, dei Barrister, veramente. Ottimo anche il pennellino, non so che sintetico sarà, però montato veramente bene il sapone. Questo è in alluminio, questo lo vende il club di Adrian Evans, ma è un alfa, questo si trova anche in commercio. Ecco, Izzy l'ha provato, sta parlando di questo e gli è piaciuto tantissimo. Anche Luca Benincasa, che ha il naso molto fine, l'ha provato e so che gli è piaciuto tantissimo anche a lui questo qua. Ecco, magari questo è una profumazione che non piace molto alle donne, questo sì,
se siete sposati o avete la fidanzata, magari questa profumazione qua non va tanto bene. Questa è più per uomo, veramente, per maschi, come dicono qua, macho, este pa macho. Ah, il balsamo, attenzione, il balsamo è un pochino differente. Il balsamo sì ci sta che ti possa bruciare un pochino, si sentono come di più gli oli essenziali, però io stavo parlando dei saponi, sui saponi non ho avuto questo problema. Quando metto il balsamo tutti sentono liquorizia, con questo qua ci sta, non lo so. Io so che a mia moglie questo non piace molto e credo che alla moglie di Benincasa, anche alla moglie di Izzi, non lo so se gli piace, però ho sentito che molte mogli non gli piace questo. Ah, ci può stare, non so cosa. Ecco, aloe vera sì, è vero, dà un effetto di bruciore iniziale in faccia, verissimo. Qua noi lo usiamo come il pane, aloe vera, e è vero, un pochino appena quando uno lo mette all'inizio sì, dà questo bruciore. Per questo può essere che i balsami, che normalmente usano aloe vera, ti stia dando il problema del bruciore, però ti dico, con i saponi con Barrister non ho mai avuto problemi di bruciori, assolutamente. Per esempio un sapone che mi fa bruciare moltissimo la pelle, vediamo se lo vedo. Questo, che è una delle profumazioni più interessanti che ho di tutti i saponi, però questo ragazzi questo è con incenso, cioè il bruciore in faccia è pazzesco. Anche la mia è troppo strong, sì, è veramente forte, cioè una profumazione da lupo solitario, questa qua. Comunque ti dico, cioè, ora qui non ne ho tante di Barrister, non ne ho altre di Barrister, ma guarda, di Barrister dove caschi per me sono, specialmente quelle vecchie, sono tutte buone, che sono principalmente quelle che vi sono arrivate da voi in Italia. Su quelle nuove, insomma, per ora ce n'ho da provare diverse che mi sono arrivate. Una delle ultime, vediamo se ce l'ho qua. C'ho tutta questa scatola di campioncini. Tutta questa scatola di campioncini da provare, tutta roba che mi è arrivata e non ho provato quasi nessuno. Ecco, questo qua che è di Barrister, però questo mi sembra che non vi è arrivato in Italia. Ecco Luca, vedi, anche Luca me lo dice. Questo è Muir Wood. Allora, questa mi è sembrata interessante di Barrister, però questa credo che ancora non vi è arrivata in Italia, magari vi arriveranno nei prossimi lotti. Però di quelle vecchie ti dico, per me dove prendi caschi bene, sono tutte ottime. Io ce l'ho quel sapone ma non mi ha mai dato problemi. Murphy Hot Balls. Ah, vedi, per questo vedi che dipende molto dalle pelli, vedi? A me questo mi brucia solo la zona baffi. Un amico l'ha provata e non l'ha potuto usare perché diventò tutto rosso in faccia. Però per questo ti dico, con Barrister non ho mai avuto problemi. La mia pelle non è, cioè, è dura, resistente, però alcuni componenti dei saponi a volte mi bruciano. Con quello non mi è mai successo. Personalmente, se dopo 5 giorni consecutivi uso il cella rosso, la mandorla mi stimola troppo la pelle, tantissimo. C'è il problema sicuramente con la mandorla, che so che molte persone sono allergiche alla mandorla. Io mi sono reso conto i saponi che hanno profumazioni con cannella. Con la cannella bruciore assicurato. Infatti molte profumazioni di Adrian Evans, specialmente quelle più vecchie, avevano, penso che la cannella, perché molte mi bruciavano. Queste ultime no. Con la nuova formulazione K2E non ho trovato nessuno che mi ha bruciato. Sì, certo. certo. Già prenotato. Stilo che si chiama, no? Stilo. A quel prezzo. E che con lo sconto che c'è ora per il preordine, praticamente mi è venuto quasi gratis l'invio in America del rasoio. Volevo approfittare per mettere altre cose insieme al rasoio, però non lo permetteva, come era un preordine solo potevo fare quello lì. Poi vedrò quando magari esce,
chiamo i ragazzi di Donghi per vedere se posso comprare altre cose, se mi fanno un solo pacchetto pagando un solo invio, perché pagare un invio completo a Miami solo per un rasoio mi rompe un po' le scatole. Vediamo se riesco a metterci qualche sapone almeno. E vedi, ci stanno, infatti ce n'ho qualcuno dei saponi di Adrian Evans che delle profumazioni più sparate, che sì, mi hanno dato un pochino di bruciore in faccia. Per esempio, una delle mie favorite di Adrian Evans è Vaniglia de Tabacco, quello che si chiama. Quella profumazione mi fa impazzire, specialmente l'aftershave mi brucia, però non importa, me lo metto uguale, lo uso ogni tanto. Ora se lo dovessi usare tutti i giorni mi darebbe noia. Ragazzi, a volte dipende da un componente che c'è dentro e magari la nostra pelle non lo sopporta. A volte dipende anche dalla condizione della pelle, perché mi sono reso conto, per esempio, con quello di Adrian Evans al tabacco, come l'ho usato molto, a volte mi bruciava, a volte no, sicché penso che anche la condizione della pelle a volte influisce. Magari se ci radiamo tutti i giorni, da voi magari a volte fa freddo, avete la pelle un po' risecca, un po' arrossata, lo sentite di più. E allora, a parte questo di quelli vecchi, diciamo che come intensità, e forse il Bayroom, anche a parte il Bayroom, che il Bayroom sia bello sparato, fammelo prendere. Che il Bayroom ce l'ho qua. Non è tanto sparato. Diciamo che come profumazione l'unico che è veramente esagerato, che è troppo sparato forse anche, è questo qua. Per il resto diciamo che siamo sul giusto, né troppo né troppo poco. Però ti ripeto, sto parlando dei vecchi. Non ho provato, a parte queste nuove profumazioni, dei nuovi non ho provato le vecchie profumazioni. Non so se le hanno abbassate un po', se sono rimaste uguali le profumazioni. Dovrei riprovarle. Comunque sono saponi che la profumazione si sente, non è un sapone neutro, cioè la profumazione è bella presente, specialmente nell'aftershave. Fammi vedere i Barrister, ce li dovrei avere tutti insieme. So che Izzy mi ha detto non ti muovere tanto nella camera che sennò ti si blocca, però non ce la faccio ragazzi a non muovermi. Dove ce li ho i Barrister? Normalmente li ho divisi per marca, ma non lo vedo. Mi sono scappati i Barrister. Ragazzi, non è facile quando uno ce n'ha tanti così, ho bisogno di spazio. Ragazzi, non li trovo. Non so dove ho messo i Barrister. Qui c'è tutti gli Adrian Evans. Non lo trovo. Volevo annusarlo per dirtelo, non è che me lo ricordo poi completamente com'è la profumazione. Non lo trovo. Non lo so dove l'ho messo. Eccoli qua, ci sono i Barrister. Eccolo qua. L'ho trovato. Ciao Guido. Allora, forse un barbershop, anche se ci sento, non lo so, però io il mio naso è un po' strano, ci sento una nota legnosa. Diciamo che non è che sia fortissima come intensità di profumazione, però si sente, specialmente addosso, dopo che secca si sente. Un'altra molto buona che mi è piaciuta tanto è questa qua, basta che non... Questa è Reserve. Questa si chiama Barrister Reserve Waves. Questa mi è piaciuta tanto anche, questa qua, Reserve Waves. Non è molto forte, però mi è piaciuta veramente tanto. E anche questa mi è piaciuta. Questa è Reserve Classic, anche se questa è un'altra delle profumazioni che alle donne a volte ho sentito che non piace tanto. Questa mi ricorda l'olio di teca che danno nei ristoranti americani, quelli che sono tutti in legno. Quando uno entra dentro a questi ristoranti, l'odore che sente è questo qua. L'olio di teca per mantenere il legno. Io ci sento questo, mi ricorda i viaggi negli Stati Uniti, che mi piace tantissimo come profumazione.
Ti ripeto, questo legnoso è il Reserve Classic e quest'altro era il Reserve Wave. W, A, V e S. Mi sembrano tutte e due, mi piacciono molto. Sevillier mi sembra spettacolare. A tutti quelli che l'hanno provata mi sembra che gli è piaciuta, sicché di sicuro è una profumazione che ti suggerisco di comprare. Il Bay Room è ottimo. Luca Benincasa l'ha comprato per poco, gli è piaciuta. E credo che anche Izzi ce l'ha, no? Il Bay Room. È veramente buono, come Bay Room, buono, buono, buono. Proprio è un classico Bay Room. Sicuramente vale la pena. Abbiamo un po' di problemi con la connessione, mi sembra. Non so come mai, la connessione con il PC sta dando problemi. Dobbiamo, sarà in settimana, magari Izzi, quando hai 5 minuti proviamo. Sì, il Berun ce l'ho, sì, lo so, è ottimo veramente. Va bene ragazzi, abbiamo quasi un'oretta, non so se ci sono altre domande. Qual è il sapone che senti il bisogno di riutilizzare con una certa cadenza? Santa Maria questo qua ragazzi, non lo so. Sarà per il nome che mi ricorda Firenze, però la profumazione mi piace tantissimo, veramente mi piace tantissimo, tantissimo. È una delle profumazioni che più mi piace. Adriani Evans, vaniglia di tabacco, mi piace tantissimo e questa mi piace tantissimo, anche se queste sono profumazioni, tanto questa come vaniglie, che magari non la userei tutti i giorni perché mi verrebbero a noia, mentre quella là, Santa Maria, ce la farei usarla tutti i giorni. Cosa sta chiedendo la scimmia vestita di Babbo Natale? No, già sta arrivando tutto, già non ha più pretese la maledetta. Quale rasoio ti piace di più? Allora, guarda, sono amante del Nodaci, Tatara Nodaci, per la sensazione di taglio, perché mi piace sentire un pochino la lametta. Però da quando ho provato il Consul, ragazzi, nonostante tutta la vita io abbia detto che non mi piacciono gli slant, ragazzi, mi sono innamorato del Consul. Mi dispiace per il prezzo, so che vi animo la scimmia, costa una botta, forse troppo. Cioè veramente io, perché ho trovato un'offerta, ragazzi, a meno della metà del prezzo, e non potevo dire che no, se no non l'avrei mai provato quel rasoio. Però ragazzi, cioè, di tutta la mia collezione è il rasoio che meglio rade. Come sensazione di taglio, nonostante sia uno slant, e come profondità di taglio per ora è imbattibile. Però togliendo quel rasoio, perché è veramente troppo caro, direi Nodaci. Tatara Nodaci, anche se so che non costa poco nemmeno quello, però veramente un rasoio fantastico. Mi fa piacere che ti sia piaciuto. Top degli slant, sì, veramente ragazzi, perché poi è un'altra cosa, come giustamente mi faceva vedere il Consul, lo consiglierei per la testa, sì, per tutto il Consul, perché lo metti a uno e ti dà una profondità di taglio pazzesca e super delicato. Cioè, se guardi i video che ho fatto, credo che c'è una live e c'è un video, mi vedi pigiare, proprio vedi che passo il rasoio muovendo la carne, non mi taglia, va in profondità e mi ha lasciato liscio, come oggi mi ha lasciato l'R41. Però con l'R41 sudavo mentre mi facevo la barba, mentre col Consul ti puoi bere un caffè e fare la settimana enigmistica mentre ti fai la barba. E quello è lì il vantaggio del Consul, è una cosa pazzesca. No, non li ho provati. Ho solo il DIB e ho solo il sapone che fece Jared per il gruppo. Infatti Jared tempo fa mi disse: ma quando parli dei migliori saponi italiani mai parli di IB. Non parlo di IB perché quel sapone lì so che venne fatto con una formula un po' diversa da quella che è in commercio, cioè quel sapone venne fatto per il gruppo con certe caratteristiche. Ora non sto a spiegare perché magari sbaglio anche, però no, i saponi che poi si può comprare da IB sono un pochino diversi come formula, sicché è difficile, dico no, AIB è ottima, però il sapone che è in vendita è diverso da quello del gruppo. Veramente quello che venne fatto per il gruppo Passione Rasatura, io lo provai, mi piace tantissimo, ce l'ho. Mia moglie mi ha quasi finito l'aftershave perché si è innamorata dell'aftershave al talco, è l'unico che usa, ormai me l'ha quasi finito. Mi ha detto ricompra, mi ha detto guarda che me l'hanno mandato dall'Italia, sarà difficile ricomprartelo.
Però non ho provato i saponi nuovi che sta vendendo. L'altro giorno su Facebook gli scrissi a Andrea, però non mi ha risposto. Se potevo comprare gli ultimi 2 set che mi interessavano, le profumazioni si vedono molto interessanti degli ultimi 2, però non mi ha risposto e non mi piacerebbe comprare solo il sapone, mi piacerebbe che me lo mandasse con gli after, perché gli after suoi sono veramente tanta roba. Ecco, lui, te l'hai provato? E non l'ho provata la formula, non è tanto la nuova, se no diciamo la formula commerciale che non venne fatta per il gruppo, non l'ho provata, sicché non so, tutti ne parlano benissimo, però cioè, per io consigliarla devo provarla. Vediamo se prima o poi la provo quando vengo in Italia, se no li comprerò. No. Profumi non ho spazio, diciamo che quella è la scusa. No, ne parlavo oggi con Tommaso Guerrini, ragazzi. Cioè, vivendo in un paese così caldo come il Venezuela, cioè mettersi a comprare profumi di nicchia per me è una stupidaggine, perché poi c'è sempre 33-34 gradi di sole. Cioè, uno esce fuori, guardate ora, parlando con voi, ho l'aria condizionata accesa della casa e sto sudando. Secondo me non ha senso comprare qua con questo caldo profumi di nicchia. Ma poi dove vado io in Venezuela col profumo di nicchia? Al supermercato, al mare, in spiaggia. Cioè per andare in spiaggia uno non si va a mettere un profumo da 300 euro. Magari se voi in Italia dice vado al teatro, non lo so, vado a farmi un aperitivo in qualche locale che dove va tutta la gente ben vestita. Ma qua in Venezuela, ragazzi, dove va con profumi di nicchia? Non ha senso. Cioè, il profumo più di nicchia che ho, un intenso caffè che l'ho trovato a buon prezzo, ma per il resto non ha senso. L'ho visto, l'ho visto che stai comprando un sacco di profumi. Però no, quella scimmia lì riesco a tenerla a bada perché cioè, qua in Venezuela non avrebbe senso, ragazzi. A breve ne parliamo. Se me li mandi gratis te li accetto, non c'è problema. Comunque ce l'ho un po' di profumi, ma sono profumi commerciali, no? Vi dico, l'unico che ho sì un po' più caro è Intenso Caffè, ma perché in America ci sono delle belle offerte, l'ho preso anche quella a metà del prezzo. Sì. Qua ragazzi, infatti c'ho sempre il boccione Floyd mentolato, questa roba qua. Addirittura molti degli aftershave che io non me li metto per uscire fuori perché sono troppo forti. Per esempio, l'aftershave di questo sapone qua, ragazzi, una volta me lo misi con il caldo in macchina, la famiglia quasi vomitava perché è troppo forte, cioè poi sudando diventa una cosa intensa, sicché normalmente gli aftershave anche che uso, se devo uscire, è roba leggera. Allora, premetto che non ho il Rex Envoy, però va bene, ho l'Ambassador, all'incirca mi sembra regolata a 3,5 e il Rex Envoy, magari un po' più peso. E, a esserti onesto, comparandolo con il Rex all'incirca 3-4 di regolazione, preferisco il Nodaci. Sento la lametta, non lo so se magari ti dico più stabile, però non è il termine. Diciamo che la sensazione di taglio che sento del Nodaci più preciso come rasoio rispetto ti dico, Rex Ambassador, ok? Non ho l'Envoy. Mi piace di più come sensazione di taglio quella del Nodaci. Cioè, fra i rasoi a esposizione positiva di tutta la collezione, quello che un pochino in più mi piace è il Nodaci di tutti gli altri rasoi. Anche del Wolfman che ho con esposizione positiva, il VR1 045, mi sembra che il Nodaci è meglio come sensazione di taglio. Rasoi che ci assomigliano molto al Nodaci, che magari costano un pochino meno, è l'Apollo Light, nella versione quella con le 2 strisce, quella più aggressiva. Non so se ce l'ho qua, quello che ce l'ho giù. Però quelli sono rasoi, mi sembra che li facevano in Ucraina, non so se ora si possano comprare. Quello è un ottimo rasoio eccezionale. E un rasoio americano, che anche quello taglia veramente bene, che però anche quello ce l'ho giù. Devo ricordarmi di portare su i rasoi, ragazzi. E il Giates con piastra aggressiva, con la piastra H, che non aggressiva, anche quello è un rasoio fantastico, ragazzi, e costa molto meno del Nodaci. Consul. Certo, uno è un barra dritta, uno è uno slant, però Consul. Ragazzi, in questo momento, se vi devo consigliare un rasoio senza guardare prezzo,
Consul. È il rasoio che più mi ha stupito. Cioè la profondità di taglio e la dolcezza di taglio del Consul non l'ho trovata in nessuno degli altri rasoi che io ho. E non mi piace il taglio slant. Partite da lì. Consul è incredibile, ragazzi, incredibile. Cioè, A1 il Consul, il contropelo A1 del Consul, ragazzi, è goduria. Io di tutti i regolabili che ho non l'ho mai usato nessuno A1, perché A1 secondo me non taglia quasi nessuno. A1 il Consul è goduria. Cioè, tu te lo passi, è goduria. Senti che acchiappa il pelo, che taglia e vai liscio come un R41, usando la 1. Cioè che te puoi usare il Consul a 1-2, facendoti la barba tutti i giorni, con quelle regolazioni lì, è una cosa pazzesca. Ma poi c'è la delicatezza del taglio. Oggi, con l'R41 sono liscissimo, però sono un liscio che sento in faccia. Cioè, quando ho passato l'allume sentivo un pochino bruciare, ora sento qualche puntino della pelle che un pochino brucia da qualche parte. Con il Consul raggiungo lo stesso risultato e non sento che mi sono fatto la barba. E quella è la differenza, ragazzi. Per questo dico che è il miglior rasoio che ho provato però finora. Ma poi è bella anche la sensazione di taglio. Carve è un altro rasoio che taglia benissimo, però non è comparabile con un Consul. Non è comparabile. Il vantaggio di Carve è che alle piastre, ragazzi, vi comprate la B, la C, e quando volete un rasoio delicato vi mettete la B, esposizione neutra, quando volete un pochino sentire la lama vi mettete la C, e poi potete andare a salire anche. Non compratevi né la A né la doppia A perché non hanno senso, già la B è sufficientemente delicata. Io ho anche la A, ma ha poco senso. Secondo me B, C e D sono le tre piastre che vanno con il Consul, già poi il resto è o troppo esagerato o troppo delicato. Ora mi sta arrivando il nuovo, vediamo, quello austriaco, Green Cut, vediamo come va questo Green Cut. Sbarba Bruno, non so se gli sono arrivati per venderli o per provarlo, ha detto che è costruito molto bene, ho visto Jared che li ha provati e ha detto che sono ottimi rasoi. Io ho preso le due piastre del mezzo, non ho preso né la più delicata né la più aggressiva, non le ho preso, ho preso le due del mezzo. Ora mi dovrebbe arrivare la prossima settimana, lo proviamo, vediamo come va in rasatura. E mi è arrivato anche stiletto, non so dove l'ho messo, mi è arrivato stiletto 0,85. L'ho provato sui bracci e mamma mia come taglia quel rasoio. Visto per la testa là. Sì, io ce l'ho là per farmi la barba, sì, me la sono fatta. Io la uso più che altro per i bracci, perché vedete che ho un problema quando mi rado i bracci, che mi fanno i peli incarniti in questa zona qua, e devo usare rasoi delicati. Con il Consul l'ho provato una sola volta, mi sono fatto i bracci e non mi ha dato questo problema. Con il Carve Piastra A è un altro rasoio che a volte uso, guardate ce l'ho qui infatti, ce l'ho montato sul manico di alluminio, che lo uso proprio per i bracci, perché con la Piastra A è un altro rasoio che non mi dà problema. Però anche, guardate, questo me le sono fatti con... ho usato lo stiletto 0,85 che mi era arrivato, volevo provarlo, mi ci sono fatti i bracci, guardate i peli incarniti che mi ha dato, un rasoio che va molto profondo, ho visto lo stiletto. Non pensavo che picchiasse così duro, pensavo che era molto più delicato, avendo l'1.1, no? Pensavo che la differenza era molta di più come delicatezza, invece ragazzi picchia lo 0,85. Prossima sbarbata, prossimo video sarà con quello lì infatti. Allora Francesco, abbiamo un'ora, no? Ci sono altre domande? Se no, penso... Adesso no, Fra. Allora, io penso, fatemi bere un pochino di acqua, poi vi saluto. Non so come mai, tossisco tutto il giorno. Entro in live, saranno i nervi, non so. Mi sparisce la tosse, ragazzi. Siete la mia cura, veramente. Allora, ragazzi, grazie mille. Grazie per avermi accompagnato. Ci vediamo in settimana con i video e vediamo se riusciamo a convincere Aldo. La prossima settimana mi piacerebbe, come lui ha una mano molto meglio della mia con lo sciavette, invece di farmi la barba io, lo frego, gliela faccio fare a lui, una bella sbarbata con lo sciavette, così vedete una mano di un saldatore con lo sciavette quello che può fare, veramente incredibile. Disgraziato riesce a farsi la barba con una cannuccia con attaccata nella punta una lametta, ma poi si fa anche il contropelo, ci vuole una mano ragazzi per fare un lavoro così pazzesco.
così magari facciamo 2 chiacchiere con Aldo, anche lui grande appassionato, ce n'ha di saponi, forse anche più di me, e così ci divertiamo un po'. Va bene ragazzacci, vi ringrazio di tutto, grazie a Izzy per la regia, per le presentazioni, sei un maestro veramente. Grazie a te, Fra. Sarebbe impossibile fare queste live. Grazie al gruppo, Sbarbiamoci senza pensieri ragazzi, che sempre stanno lì per dare animo, e se volete iscrivervi ragazzi al gruppo Facebook siete invitati a farlo, si parla di rasatura con tranquillità, senza farsi tanti problemi, per divertirci, come deve essere una passione. Ragazzacci, un abbraccio, vi voglio bene, ci vediamo alla prossima.